Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche predestinate per il mese di aprile 2025. Abbiamo la carta della temperanza, amici della bilancia. È una carta di pazienza, è una carta anche di equilibrio che un po' rispecchia la vostra energia ed è anche una carta che ci parla di guarigione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre nella descrizione del video trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due: uno è un corso base di metafisica sui chakra, uno è un corso base di tarocchi intuitivi, ognuno dei due ha la propria playlist comunque, e poi c'è anche il video che vi presenta le tarot pratiche, che sono dei pomeriggi di incontro dove si impara a leggere una stesa di tarocchi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia predestinata per il mese di aprile, amici della bilancia. Partiamo da un 7 di spade, cavaliere di bastoni, abbiamo un 7 di bastoni, abbiamo la sacerdotessa, abbiamo un 4 di coppe, ragazzi, un fante di bastoni, la carta della giustizia. Questa sì che è proprio la vostra carta. Sì, è come se fosse un periodo equilibrato il mese di aprile per certi versi, o un periodo dove il lavoro è riequilibrare, insomma. E poi terminiamo con un 2 di spade. Allora, partendo con questo 7 di spade ci può essere come un momento di, se vogliamo, attaccamento a qualcuno, a qualcosa. Potrebbe essere un ideale o un oggetto fisico. Andiamo a vederlo questo 7 di spade. Adesso andiamo a vedere le carte una per vedere l'energia generale del mese. Dopodiché andrò a fare gli esempi per l'amore, il lavoro, l'economia, la famiglia e via dicendo. Allora, 7 di pentacoli che mi spiega 7 di spade. E la luna. Ci sono come delle... Allora, potrebbero essere bugie autoraccontate con la carta della luna, perché la luna indica il nostro lato d'ombra, qualche cosa che viene a galla, o probabilmente qualcuno sta aspettando o un ritorno dal passato. C'è come una bugia che qualcuno si racconta inerente a una situazione, magari di attesa. Parcheggiate un attimo l'informazione, andiamo avanti, andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. 9 di spade, 7 di bastoni e regina di denari. C'è una spinta in avanti, ma qualcosa inerente al passato che vi preoccupa. Andiamo a vedere il 7 di bastoni, perché è una carta che si ripete. Abbiamo un 10 di coppe, e un 8 di pentacoli. È
come se qui qualcuno stesse lottando effettivamente per portare avanti qualche cosa. Potrebbe essere un progetto, potrebbe essere una famiglia, un lavoro. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Fante di spade. Cavaliere di spade, 6 di bastoni. Di solito quando c'è la sacerdotessa può fare riferimento ad una guida. E ho come l'idea, allora di solito è una persona, diciamo, con delle doti psichiche sviluppate che potrebbe aiutarvi a dare la giusta direzione a questa situazione o al vostro modo di procedere nella vita, o perlomeno in questo mese di aprile. Diciamo che è un modo di vedere nel lungo periodo, siccome avete anche il fante di spade che in effetti indica l'osservare, è come se qui ci fosse qualche cosa che non vedete e ad un certo punto arrivi qualcuno che vi faccia vedere quello che prima non vedevate. E anche qui avete un 4 di coppe, tra l'altro. Andiamo a vederlo. Morte. E 5 di spade. È come, guardate ragazzi, è come se non voleste vedere qualche cosa. Nel mese di aprile è come se rifiutaste di vedere qualche cosa. Probabilmente perché vi dà preoccupazione, cioè il pensare che, che questa cosa possa succedere, potrebbe darvi delle preoccupazioni, quindi magari siete in un momento dove preferite dire no, vabbè, non ci penso, non è ancora il momento, non ne voglio sapere perché non ho voglia di altri problemi. Però questo è un atteggiamento che semplicemente posticipa il problema e non sempre è la soluzione migliore. Ci sono anche delle persone che tendono a ignorare i problemi nella speranza che si risolvano da soli. Ecco, questo è un atteggiamento da ombra del divino femminile, il procrastinare, o meglio, perché qui avete anche un 2 di spade che è una carta di dubbi. È come se, non sapendo che cosa dovete fare, tendenzialmente è giusto, no? Uno aspetta, però il punto qual è? È che voi non è che state pensando alla situazione e non trovate soluzioni, è che non volete proprio guardare in faccia la situazione e quindi c'è come questo rifiuto di voler vedere. Perlomeno questo è quello che mi arriva. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Wow, sole, matto e 4 di bastoni. Direi che è un buono sviluppo, si parla di crescita, si parla di stabilità, di prosperità, di nuovi inizi. Ma si parla anche di ingenuità, egoismo e inesperienza. Credo che abbia a che fare con questo tema. L'ingenuità la vedo come poca esperienza in questo caso, probabilmente è quello che vi preoccupa, come se non foste pratici di qualche cosa. Andiamo a vedere la giustizia, perché anche questa potrebbe essere una persona che media, un mediatore, potrebbe essere qualcuno che vi fa capire come trovare il giusto equilibrio. E potrebbero essere effettivamente degli amici, piuttosto che un genitore, una figura di riferimento, un capo o il vostro lato femminile che qui ancora è un po' in ombra all'inizio del mese. E che qua, ragazzi,
c'è proprio una difficoltà a rendersi conto delle cose come sono. Datemi un'altra carta per la luna. Giudizio, eh sì. È come se non si volesse fare un passo, si rifiuta un cambio qui. Andiamo a vedere il 2 di spade. Che guardate, se non siete sicuri di fare dei cambi, forse è meglio aspettare. Però è un po' il discorso che vi facevo prima, nel senso, se perché avete fatto un movimento e si sono aperte diverse possibilità e non sapete quale scegliere, è un conto. Se invece non volete guardare il problema per X motivi, perché magari siete in un momento di attesa, siete in un momento di guarigione, siete semplicemente in un momento dove avete voglia di stare tranquilli, potrebbe esserci questo, ok, non voglio vedere la situazione, non voglio vedere il problema, non mi voglio preoccupare del tema perché non ho le forze e quindi faccio finta che non esista nella speranza che si risolva da solo. Ancora una carta per il 2 di... Grazie. Mm. Allora, il 2 di spade è spiegato da un 2 di bastoni, un 3 di pentacoli e un 2 di spade nuovamente. Tanti dubbi in questo periodo, ragazzi. Sento che è come se doveste fare un movimento, però che non vedeste bene, magari per mancanza ehm, di esperienza, per mancanza di visuale, perché comunque qui avete il giudizio, è come se non riusciste a vedere, ad avere la visione completa delle cose. Ma perché non volete vedere qualcosa. O qualcuno nel mese di aprile si renderà conto di una bandiera rossa in qualche relazione lavorativa, affettiva, romantica e farà finta di non vedere, oppure è un qualche cosa che riguarda voi stessi. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Scusate, perché qui c'è anche un 3 di pentacoli. E in questo caso sento che avete bisogno di lavorare sulla vostra sicurezza personale. Sento che vi sentite come sprotetti, e avete bisogno di riequilibrare. C'è come una sorta di, secondo me, di mancanza. Perché il 3 di pentacoli è la mancanza di amor proprio. È come se qualcuno fosse indeciso su che cosa fare e cercasse queste due guide esterne per capire come muoversi. Però poi alla fine questa poca fiducia in se stessi fa sì che i dubbi ci siano ancora, magari non sono tanti, le preoccupazioni come quelle del 9 di spade sono solo più due le direzioni da prendere, però ecco, vi vedo un po' così, con la vista annebbiata in questo periodo. Comunque, andiamo al lavoro, partiamo dal lavoro. Per chi fosse disoccupato, ragazzi, allora sinceramente sento che o avete l'asticella un po' troppo alta o è come se effettivamente ci fosse la possibilità di fare certi lavoretti e voi non vi accontentaste e non vi andasse bene e dicesse no, questa roba qui no, perché io merito di più, perché arrivo da un altro tipo di formazione, perché non mi voglio adeguare, non voglio scendere troppo a compromessi, insomma, sento che potreste rifiutare non uno, ma ben due offerte di lavoro, come se non fossero all'altezza, no? Ehm, e vi dirò che potrebbero anche essere lavori dai quali vi chiamano e a cui avete mandato il curriculum l'anno scorso. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, ragazzi, è un periodo faticoso. Guardo la temperanza, mi verrebbe da dire mettetevi in mutuo.
però so che queste cose non si fanno e quindi cercate di rigenerarvi, magari in mezzo alla natura, magari iniziando qualche hobby, cercando di distrarre la testa dalle beghe lavorative, perché io ho come la sensazione che l'ambiente intorno a voi non sia dei migliori, sia per quello che riguarda la struttura aziendale, sia per quello che riguarda i colleghi. Magari potrebbe anche esserci un capo in mezzo con il quale non corre buon sangue. Insomma, ho la sensazione che sarete un po' nel dubbio, cosa faccio? Me ne vado o non me ne vado? Perché qua non sto bene, ho bisogno di star meglio, però è comunque un qualche cosa di sicuro, perlomeno per quello che può essere sicuro, perché per molti potrebbe essere un tempo determinato, ragazzi, che decidete, voi decidete di non rinnovare. O comunque siete lì che ci state pensando, perlomeno nel mese di aprile. È come se non fosse un ambiente onesto quello in cui state lavorando. Potrebbe anche essere, ragazzi, che posticipino il pagamento della mensilità. Questo ve lo dico perché potrebbe succedere che qualcuno abbia dei ritardi nel ricevere lo stipendio. È come se ci fosse un qualche cosa che non funziona proprio bene. Ma soprattutto a livello di colleghi. E quindi, insomma, sento che vi farete certe domande del tipo: ma vale la pena rimanere qui a mangiare tutto questi nervi tutti questi giorni, cioè tutti i giorni? Come se si insinuasse un dubbio nel mese di aprile. Per chi invece, ragazzi, è autonomo, allora, se per caso state aspettando dei pagamenti vecchi, non ci perdete più tanta energia secondo me, perché, sento come se vi stessero tenendo agganciati. Sapete, no, ci sono quelle tecniche, di come vi posso dire, sono tecniche di manipolazione, sì. Voi lavorate un mese, vi pagano il mese di gennaio, ipotesi. Lavorate il mese di febbraio e vi pagano il mese di febbraio. Lavorate il mese di marzo, cominciano a dirvi: guarda, marzo ti do 3 settimane su 4 perché sono un po' corto di soldi. La quarta settimana te la pago ad aprile. Ad aprile succede la stessa cosa e voi siete già indietro di 2 settimane e continuate a lavorare lì perché sperate di prendere queste 2 settimane che restano in sospeso. Cioè, è come ti faccio penare il denaro, intanto ti mantengo qui legato perché tu speri di prendere gli altri soldi, però in realtà si parte con un 7 di spade, quindi le cose non sono chiare. Le cose non sono chiare. Fate attenzione, mi dicono, alla strumentazione. Non so perché, però mi dicono questo. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora, se state aspettando o se pensate o se sperate di ripescare qualche vecchio cliente o qualche vecchio fornitore dal passato, ma soprattutto clienti, anche qui ho come la sensazione che non sia una buona idea. Cercate di espandervi da qualche altra parte, potrebbe arrivarvi qualche super idea, ma valutatela bene, fatela valutare da un consulente esterno perché insomma avete parecchie carte di nebbia mentale e quindi potrebbe non essere un'idea così geniale come voi pensate. Mm, andiamo a parlare un pochettino dell'amore. Allora, se siete single, ragazzi, devo dire che potrebbe esserci un ritorno, cioè, in qualsiasi caso, non importa che siate single o no, ci potrebbe essere come un cucù da parte di qualcuno, magari un messaggio, una telefonata, anche solo uno squillo potrebbe essere. Se non fosse quello il vostro caso, devo dire che una persona importante potrebbe esserci, però guardate, per molti ho proprio la sensazione che sia qualcosa di vecchio. Magari è una persona che avete già conosciuto in passato, non l'avete frequentata come intimi, come personaggi intimi e ad un certo punto ricompare. Però io ho anche la sensazione che non abbiate tutta questa voglia di buttarvi in una relazione a capofitto, cioè siete molto guardinghi da quel punto di vista lì. Probabilmente altri settori della vostra vita vi tengono impegnati.
Se siete in una relazione a due, devo dire che questo mese, ragazzi, fioriranno i dubbi. Cioè, sento che tra Mercurio retrogrado, tra tutti i vostri dubbi, tra tutte le vostre proiezioni e le vostre insicurezze a livello personale, devo dire che sarà appunto un mese con la nebbia. È come se non vedeste chiaro. È come sento che c'è qualcuno che sta aspettando di scoprire l'altro in fallo. Cioè, è come se qualcuno sapesse che il o la partner sta facendo qualche cosa o ha detto qualche tipo di bugia e voi foste lì a monitorare, a controllare, a osservare, a stalkerare, anche mi verrebbe da dire, questa persona per cogliere in fragrante eh, e insomma bilanciare le cose. Ho anche la sensazione, ragazzi, che qualcuno si possa sentire un po' solo all'interno della coppia in questo mese, eh. Ci sono come dei vostri pensieri, probabilmente dovuto alla conformazione planetaria che c'è nel cielo, ma è come se avesse dei pensieri poco limpidi, di parte, mettiamola così. Se invece foste in una relazione, una triade, una relazione extra, mettiamola così, devo dire che anche qui Mercurio non aiuterà, potrebbero ritornare a galla temi del passato un po' spinosi che danno fastidio, ma perché hanno bisogno di essere guariti, hanno bisogno di essere calibrati. Vi dico, non è tanto il confronto con l'altra persona che potrebbe fare la differenza, quanto il confronto con qualcuno vicino a voi, con qualche amico, con qualche collega, che vi faccia vedere le cose da un'altra prospettiva. È come se il conversare con questa persona, che per molti può essere una guida, vi desse la possibilità di capire realmente le cose come stanno e di togliervi certi dubbi, solo certi perché qualcuno c'è ancora. Se parliamo di progetti e di figli, perché sapete che nei tarocchi la parola progetti e figli sono comunque qualche cosa che si crea, sono parole interscambiabili. Beh, credo che sia la parte forse che potrà dare un po' più di soddisfazione, se vogliamo. Se ci fosse qualche inaugurazione, qualche partenza, devo dire che andrà molto molto bene. Sarà un inizio, un bell'inizio audace. Per quello che riguarda i soldi, ragazzi, non vi ho ancora detto i soldi. Allora, i soldi io devo dire che si va verso un futuro migliore. Vi dirò, fate solo attenzione perché avendo tutte queste carte di nebbia mentale, potreste effettivamente essere un po' impulsivi, un po' troppo avventati sul fare certe scelte. Fatevi consigliare da qualcuno di esterno. La giustizia può rappresentare un legale, un mediatore, un qualche tipo di avvocato, mentre la sacerdotessa è più una guida di tipo spirituale, di tipo interno, che vi fa capire qual è il vostro scopo di vita, qual è la vostra missione anche di vita. Per quello che riguarda invece le persone che sono intorno a voi, quindi direi i parenti, familiari, gli amici, devo dire che sì, tutto sommato andrà bene, è un mese che scorre tranquillo, ci sarà da fare però, ecco, ci sarà da muoversi. Gli impegni, diciamo che in questo settore sono tanti, ci potrebbero essere come delle riunioni di famiglia, potrebbero esserci dei lavori extra da fare magari per la casa e in quel caso lì monitorate bene la situazione soldi, di cui vi dicevo prima, perché effettivamente potrebbero esserci come delle scelte impulsive inerenti alla casa. Ok, andiamo a vedere un koan.
fa che la sofferenza diventi una medicina. Sapete, è come quando si dice che dove c'è il tallone d'Achille è il nostro maggior punto di forza. È un po' la stessa cosa. Qui c'è bisogno di capire qual è il punto dolente e una volta guarito usarlo come punto di forza. C'è un po' da fare il lavoro del mago praticamente. Prendere il mago cosa fa? L'alchimista prende il piombo, che è un metallo di poco valore, di bassa lega, e lo trasforma in oro, in un materiale di qualità superiore, un materiale pregiato. Qui abbiamo la carta di speranza. La speranza è sempre lì, anche se non la possiamo vedere. Avere delle aspettative ottimistiche ti possono aiutare a cambiare una situazione negativa in una positiva e ci risiamo. Mi rimanda un po' lo stesso messaggio. E com'è? Vi faccio un esempio. Mi sento in colpa perché? Non lo so. Sono disordinata e la mia propria medicina quale potrebbe essere? Essere ordinata. Quindi lavorare questo disordine proprio per togliere il senso di colpa. E poi qui abbiamo motivazione. Quando la primavera si avvicina, e qui ci siamo ragazzi, questa fata vi dice che è urgente passare all'azione. Se c'è qualche cosa che avete pianificato di fare, è il momento di impegnarsi a farlo, di fare qualche cosa, di iniziare a fare qualche cosa, insomma. Diciamo che appunto con Mercurio retrogrado e questa situazione un po' nebulosa, forse è meglio aspettare fine mese in questo caso, diciamo primavera iniziata, anche se poi il 30 di aprile sono 10 giorni che la primavera è iniziata, quindi neanche poi tanto. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita personale con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di spiegazione dove presento appunto come lavoro con le credenze limitanti. Potete fare lo stesso lavoro anche nella sezione degli abbonati. Se non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi dovete accedere o dal computer o da un altro telefonino. Però comunque, se andate nelle playlist con le copertine lilla, vi rendete conto dei temi che vado via via trattando nella sezione degli abbonati, dove ci sono le credenze limitanti, argomenti di metafisica, i chakra, l'astrale. Insomma, c'è un po' tutto quello che riguarda la, se vogliamo chiamarla così, la magia bianca, ok? Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!